Buongiorno a tutti, io sono Tito Caffi, sono un ricercatore della Facoltà di Agraria dell'Università di Piacenza e vorrei condividere il lavoro che faccio tutti i giorni, quelli che sono i nostri obiettivi di ricerca, di insegnamento e di approfondimento, in particolare sulla sostenibilità in agricoltura. Noi affrontiamo lo studio della sostenibilità con due obiettivi principali, ovvero da un lato quella di misurare la sostenibilità. Noi cerchiamo di individuare, mettere a punto indicatori che ci consentano di quantificare quelli che sono gli impatti del processo agricolo in modo da avere un'indicazione oggettiva, appunto una quantificazione, e capire, permetterci di migliorare o aggiustare il tiro verso un obiettivo in un modo coerente e quindi che possa essere riprodotto e compreso facilmente, sia dal punto di vista della produzione che del consumatore. Dall'altro lato l'obiettivo è quello di mettere a punto strumenti, tecniche e integrare tutto questo in strategie che permettano di migliorare la difesa delle colture. Per esempio un aspetto su cui molto abbiamo e stiamo lavorando è l'utilizzo di microrganismi, ovvero di agenti di biocontrollo, quindi uno strumento del tutto naturale che, se utilizzato al momento giusto e con un approccio corretto, permette di limitare la diffusione o diciamo un particolare stadio sviluppo di una malattia e quindi ottenere dei risultati interessanti di protezione delle piante. Il mio lavoro è quello di partecipare alla messa a punto di modelli previsionali. Si tratta di modelli matematici che in base ai fattori ambientali simulano lo sviluppo delle malattie su diverse colture, ovviamente specifiche malattie per specifiche colture. Questo non è solo un esercizio, diciamo, a livello di ricerca, ma permette di mettere a punto degli strumenti che aiutano chi opera in agricoltura ad individuare i momenti salienti in cui intervenire, perché a volte è necessario intervenire. Noi ogni anno perdiamo circa il 30% dei prodotti agricoli per l'azione di patogeni, insetti e malerbe. Quindi è chiaro che noi dobbiamo migliorare, dobbiamo intervenire nel modo giusto, al momento giusto, e i modelli previsionali ci permettono di fare questo. Avendo l'individuazione del momento in cui è più efficace un trattamento, noi possiamo fare quello, smettere di fare i trattamenti sbagliati al momento sbagliato, proteggere la coltura, quindi ottenere un risultato agronomico ma anche economico per l'azienda agricola che sta producendo quel bene, aumentare la sanità del prodotto agricolo e dell'ambiente, perché riduciamo quelli che sono gli impatti. Il 2020, nonostante tutto quello che è successo, è ancora l'anno internazionale per la salute delle piante e uno dei motti di questo anno internazionale individuato e promosso dalla FAO, uno dei motti di questa iniziativa è: proteggiamo le piante per proteggere la nostra salute. Questo è effettivamente una grande verità, è un messaggio che mi sento di condividere. Noi dobbiamo proteggere le colture agricole, è nostro compito, non per un obiettivo, non solo per un obiettivo di produzione della derrata agricola, ma per un motivo di qualità della derrata agricola, per un motivo di riduzione, di un obiettivo di sostenibilità che permetta di produrre bene, rispettare l'ambiente e migliorare il mondo in cui tutti noi viviamo.